Buongiorno a tutti, benvenuti a questa nuova lezione del nostro corso di analisi grafica e della liquidità, probabilmente una delle lezioni più attese perché chi mi segue nel gruppo, sia nel gruppo Telegram Free sia nel gruppo Gold, sa che molti dei miei trade si basano appunto su questa cosa che vedremo nel corso odierno, ossia sulla manipolazione di mercato. Ne abbiamo parlato tanto, molti trade quindi si basano su quello che è, a mio avviso, uno dei principi cardini del trading sportivo, perché aiutare, o meglio, comprendere le manipolazioni di mercato aiuta a indirizzare i nostri trade verso delle strategie che possono essere sicuramente profittevoli nel medio-lungo periodo. Ma ora andiamo a vedere più nel dettaglio cosa si intende per manipolazione di mercato, che, lo ripeto, è un aspetto fondamentale del trading sportivo, perché intercettare una manipolazione di mercato vi aiuta nel medio-lungo periodo ad avere dei trade profittevoli. Ma innanzitutto definiamo la manipolazione di mercato. La manipolazione di mercato non è altro che un'immissione di liquidità anomala che in un determinato momento viene scambiata su un determinato asset al fine di causare un raise o un drop della quota stessa. Tale scambio di liquidità, tale emissione di liquidità risulta quindi sproporzionata rispetto al resto della liquidità scambiata sino a quel momento, e la si può riconoscere al fatto che la colonna grigia, che rappresenta appunto il volume scambiato, è diciamo molto più grande, molto più alto, detto in maniera molto volgare, molto spartana, rispetto al resto delle stake che vengono immesse sul mercato. Nello screenshot infatti vi è una vera grossa manipolazione di mercato, spoofers per usare un termine un po' più tecnico, che appunto è caratterizzata da questa immissione di liquidità, da questo volume scambiato che, come vedete proprio graficamente, è più alto rispetto al resto delle stake che sono state scambiate. Quindi quando vedete una colonna grigia alta in mezzo al nulla, per usare un termine abbastanza easy, siamo probabilmente in presenza di una manipolazione di mercato. Quindi manipolazione di mercato, grossa emissione di liquidità sul mercato, grosso volume scambiato, stake che quindi è rappresentata da una colonna grigia molto più alta rispetto al resto delle stake che vengono scambiate. Quindi questo è diciamo l'input per riconoscere graficamente quelle che sono le manipolazioni di mercato, e quindi vanno identificate con queste stecche anomale che improvvisamente vengono immesse sul mercato e hanno lo scopo quindi di gonfiare o sgonfiare artificialmente la quota, dove per gonfiare si intende un raise della quota, come il caso di questo screenshot, oppure un drop della quota stessa. Ma questo raise e questo drop non sono quindi causate da un reale sentiment di mercato, ma bensì appunto da questa manipolazione. Quindi è un raise o un drop sostanzialmente artificiale che non rispecchia quello che è il reale valore della quota. Ma chi è che manipola? Ovviamente persone, individui che hanno dei grossi capitali da immettere sui mercati, tali da poter muovere una quota. Quindi chi manipola sono sostanzialmente fondi di investimento, ad esempio, oppure bookmaker che hanno interesse affinché quella quota scenda o salga al fine di coprire eventuali rischi che hanno sulle giocate, oppure trader con casse importanti che invece sono
alla ricerca del valore su una determinata quota, quindi la manipolazione deriva da book oppure persone che hanno dei capitali importanti e che sono quindi in grado di muovere quella quota a proprio piacimento. Ovviamente noi che facciamo trading con delle casse un po' più ridimensionate rispetto a loro, il nostro scopo quale sarà? Sarà quello di intercettare queste manipolazioni di intercettare queste manipolazioni di mercato per poi tradurle in determinate strategie di investimento. Ma perché si manipola? Quindi perché quindi si dovrebbero immettere queste emissioni di liquidità a mercato al fine di gonfiare una quota in alto, di sgonfiarla, tra virgolette, verso il basso, perché come abbiamo detto, un bookmaker può avere interesse affinché quella quota salga o scenda e quindi inietta liquidità nel mercato a tale scopo. Oppure sostanzialmente vi sono dei movimenti creati ad hoc per creare una quota manipolata. Qual è l'effetto della quota manipolata? Chi non sa intercettare la manipolazione perché non guarda i grafici e non si rende conto di questo movimento, i più vedranno solo una quota che è andata in race e quindi magari avranno timore nell'investire su quella quota perché lo scommettitore medio sostanzialmente ha paura di investire sul race, quando poi sostanzialmente è sul race che si trovano le migliori strategie di investimento nel trading sportivo e quindi questa quota manipolata ai più farà intendere che quello è un sentiment di mercato, cioè che la quota è andata in race perché magari il mercato guarda con sfiducia i gol, perché ci saranno defezioni di formazione e quant'altro, ma invece no, quella quota si è alzata perché è stata appunto manipolata da persone un po' più esperte e quindi traggono del vantaggio nel creare questa quota artificiale, questa quota manipolata. Quindi l'importanza della manipolazione è che di base può avvenire solo sia sul match odds che sull'under over, ma l'importanza fondamentale delle manipolazioni è che sostanzialmente portano a costruire, o meglio, portano la quota ad un livello tale che si crei del valore. Il trader sportivo professionista ricerca il valore nella quota, quindi trarrà giovamento dall'intercettare quella manipolazione proprio perché la stessa manipolazione porterà quella quota ad assumere sempre più valore. Possiamo vedere ad esempio nello screenshot, possiamo vedere nei primi due screenshot sono due manipolazioni sull'under, quindi due manipolazioni entrate quindi sul mercato under e causano quindi un drop della quota stessa come indica il verso della freccia, due manipolazioni che causano un drop dell'under stesso e quindi questo sostanzialmente rispecchia il principio per la quale se una manipolazione causa un drop della quota stessa si crea valore sull'esito opposto. Questo perché la manipolazione, o meglio il valore che noi dobbiamo intercettare, non dobbiamo intercettarlo sul drop ma bensì sul raise. Quindi se una manipolazione ad esempio manda in drop un under, quindi sgonfierà la quota dell'under, il valore sarà sull'esito opposto, sull'over, perché questo drop dell'under è un drop artificiale, quindi sostanzialmente questo livello di quota è sostanzialmente più basso rispetto alla reale probabilità implicita dell'under stesso e quindi si crea valore sull'over. Allo stesso modo, se una manipolazione causa un raise della quota stessa, si crea un valore sull'esito stesso. Ad esempio, qui nello screenshot abbiamo due manipolazioni che hanno mandato un drop alla quota dell'over, qua addirittura un drop molto importante. Anche qui un raise della quota dell'over, un raise
qui indicato dalla freccia, in questo caso si crea valore sull'esito stesso. Quindi per rintracciare il valore della manipolazione bisogna innanzitutto intercettare la manipolazione, che è quindi questa emissione di liquidità anomala, in mezzo al nulla, la colonna grigia alta in mezzo al nulla, e sostanzialmente vedete come reagisce quel determinato mercato. Se vi è un drop, quindi l'esito di valore sarà l'esito opposto. Se vi è un raise sull'esito stesso, il valore sarà sull'esito stesso. Quindi noi, in termini di strategie di investimento, per farvela breve, in questo caso entreremo in back sugli over, proprio perché la manipolazione ha mandato in raise la quota dell'over facendole acquisire valore, oppure ha mandato in drop la quota dell'under, l'under si è svalutato, quindi dovete valore sulla quota non svalutata, quindi sull'esito opposto di appunto l'over. Le stesse manipolazioni possono riguardare anche il match odds, e sostanzialmente il funzionamento è simile a quello dell'under over, però ovviamente il match odds si muove su tre esiti diversi, che sono l'1, l'x e il 2, quindi la manipolazione può riguardare un solo esito, come ad esempio in questi due casi. Ad esempio questa era la quota di qui non è riportato nel grafico, ma dovrebbe essere la vittoria della squadra in trasferta. Qui entra una manipolazione, la quota del 2 si gonfia e quindi in questo caso si crea valore sulla quota stessa. Ovviamente a quel punto sul match odds bisogna fare anche un ragionamento di quota, per cui la manipolazione sostanzialmente interviene e ha senso sul match odds quando sono quote tradabili, quindi ad esempio fra 1,80 e 2,70 in questo range qua, perché già per quote più elevate potrebbe esserci maggior rischio nell'entrare in back su una quota manipolata, anche se la stessa manipolazione ha causato un raise. Ad esempio sarà difficile entrare in back su una quota manipolata in raise che è arrivata sino a quota 7. Bisogna comunque sempre fare un ragionamento sulla quota stessa, che deve rientrare in dei parametri di tradabilità che quindi sono compresi in un range fra 1,70, 1,80 e 2,70, 2,80, ma il ragionamento alla base è lo stesso, quindi intercettare la manipolazione e entrare in back sulla quota che ha avuto un raise, dove sostanzialmente possiamo vedere ad esempio qui vi sono due manipolazioni addirittura. Questo è il caso delle due manipolazioni, dove però la manipolazione principale è caratterizzata appunto dal segno 1. Qua ad esempio il segno 1 acquisisce valore, e quindi questo, intercettare la manipolazione, vedere gli effetti della manipolazione stessa, tenendo presente però che sul match odds hanno un aspetto particolare le manipolazioni sul segno X, poiché le emissioni di liquidità sul segno X che rendono poi il segno X ad essere il segno più tradato, quindi fissate bene questo concetto: manipolazione sul segno X che causa che il segno X diventi il segno più tradato, causano una danno forza alle linee, non tanto alla X stessa, ma alle linee over al both team to score, che sono due mercati che prendono valore dalle emissioni di liquidità sul segno X. Sul segno 1, sul segno 2 possiamo seguire il ragionamento della quota che quindi prende valore dalla manipolazione se in raise, tenendo presente il range di cui parlavo prima. Per quanto riguarda il segno X, possiamo sostanzialmente identificare le manipolazioni come supporto al valore delle linee over oppure del both team to score. Quindi ad esempio in questo caso pure si può rintracciare il valore dal segno 1, perché questa è una manipolazione sul segno 1 che manda in raise la quota. Il segno X
con non tante manipolazioni, poiché non vediamo una colonna grigia così immersa nel nulla, e, ma bensì liquidità reale. Questa una leggera manipolazione sul segno 2 che però manda in drop la quota, quindi in uno scenario del genere il valore si sposta qui sul segno 1, qui si sposta su questo segno. Questi sono due grafici relativi allo stesso, al match odds della stessa partita, questo è il segno 1, questo è il segno 2. Una manipolazione del genere dà valore al segno 2 anziché al segno 1, proprio perché, come ho detto più volte nel corso di questo video, la manipolazione gonfia la quota in maniera artificiale, perché in teoria il valore della quota sarebbe questo indicato dal mouse. Questa manipolazione invece porta la quota ad andare over value e quindi in quel caso può avere senso entrare in back su quel determinato segno del match odds. Teniamo conto quindi del fatto che invece l'immissione di liquidità sul segno 2 include un valore da supporto al linea over above team to score, quindi questa è la differenza sostanzialmente fra il match odds e le linee over, tenendo presente che comunque è fondamentale intercettare, a mio avviso, il race derivante dalla manipolazione, perché è lì che si crea il reale valore. Ultima slide, è importante comprendere anche quella che è la forza della manipolazione, perché la manipolazione crea valore. Più la manipolazione è forte, più si crea valore. Ma come si individua la forza della manipolazione? Bisogna andare a vedere come si comporta la quota stessa successivamente all'immissione di quella manipolazione. E lo possiamo vedere dalla pendenza della curva successiva alla manipolazione, perché più questa curva diventa ripida in salita, per usare un termine abbastanza da osteria tra virgolette, più quella manipolazione è forte, più si crea valore. Ad esempio ho messo sulla sinistra e sulla destra due manipolazioni diverse che hanno causato un race della quota, solo che questo race è meno ripido in pendenza rispetto a questo, quindi questa manipolazione è meno forte di quest'altro. Quindi da un termine, usando dei termini tecnici, qui abbiamo un low slope raise, qua un high slope raise. Significa quindi race ad alta pendenza con high, con low un race a bassa pendenza. Quindi la forza della manipolazione è data appunto dalla pendenza, dalla ripidità della curva in salita o in discesa successiva alla manipolazione. Più è in questo caso ripida questa curva, più è, come dire, più alta, ecco, sostanzialmente il race, più vuol dire che quella manipolazione è forte, che poi sostanzialmente questa ripidità, questa pendenza è data dal tempo con la quale quella quota cresce. Più la quota si alza in un ristretto intervallo temporale, e più ovviamente avremo uno scenario del genere, quindi con questo picco improvviso della quota. Questo è lo scenario ottimale per investire in back, ad esempio sulla quota manipolata, perché abbiamo sia la manipolazione e sia una forte manipolazione data appunto da questa condizione di high slope raise, quindi questo race ad alta ripetita, ad alta pendenza. Quindi cosa fissare all'interno di questa lezione? Sostanzialmente cos'è la manipolazione, come può evolversi sia sull'under che sull'over che sul match odds, quindi tenendo conto che di base una manipolazione crea un valore, quindi se causa un drop quella manipolazione vi è valore sull'esito opposto, o viceversa nel caso in cui causi un race. Sul match odds il funzionamento sostanzialmente è simile. Ricordate il fatto che l'immissione di liquidità sulla X dà valore alle linee over above team to score e non tanto al segno X stesso. Tenete conto quindi poi della forza della manipolazione, che quindi è fondamentale per intercettare eventuali strategie di investimento ottimali, perché ovviamente noi dobbiamo intercettare la manipolazione, capire cosa è successo dopo la manipolazione e poi eventualmente tradurle in strategie operative di investimento. Per oggi è tutto,
Grazie dell'ascolto, per qualsiasi cosa potete scrivermi a GuyTrade, @GuyTrade su Telegram, e renderò questa presentazione anche scaricabile in modo che potete consultarla in qualsiasi momento. Grazie a tutti, alla prossima.